Summertime Madness è un puzzle in prima persona e gioco di debutto di Deep Games, un viaggio in un mondo surreale nato dalla creatività di un artista, dove atmosfere da sogno nascondono misteri e puzzle da scoprire e risolvere. Nel 1945 la città di Praga è devastata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Qui vive anche un pittore, completamente isolato dal mondo esterno. Più l'orrore della guerra si intensifica, più lui dipinge in modo ossessivo paesaggi meravigliosi per resistere alla devastazione che lo circonda. Una notte una misteriosa figura appare dal nulla, si avvicina silenziosamente e lentamente ad uno dei quadri e lo osserva per poi passare ad un altro, per poi sedersi infine di fronte all'artista, offrendogli un patto, la possibilità di entrare in una delle sue creazioni, lontano dalla guerra, dove avrebbe la possibilità di essere libero. Ma c'è un però: se non troverà la via di uscita entro la mezzanotte, la sua anima rimarrà intrappolata nel dipinto per l'eternità. L'artista, sull'orlo della disperazione e della follia, sconvolto da tutta la morte che lo circonda, stringe la mano del misterioso individuo e accetta il patto. La trama del gioco non sarà forse tra le più fantasiose, ma avrebbe comunque offerto degli spunti interessanti. Purtroppo queste premesse non hanno nessuna evoluzione e la storia stessa finisce per passare in secondo piano, un mero pretesto senza un reale scopo, al punto che il gioco avrebbe potuto a questo punto anche farne a meno. Come molti altri puzzle in prima persona, Summertime Madness si apre in medias res. All'inizio della partita ci troveremo infatti in un'isola pacifica, lontani dalla guerra. Qui potremo fare pratica con i semplici comandi del gioco, un tasto per correre ed uno per interagire con l'ambiente. Al centro dell'isola troveremo una roccia che si trasformerà in una gigantesca mano dalla quale pende un orologio. Qui potremo scegliere quanto tempo avremo per completare l'avventura. 3 o 6 ore, ma non preoccupatevi, gli sviluppatori hanno già aggiunto tramite una patch la possibilità di giocare senza limite di tempo. Comunque, anche con il limite di tempo più stringente, il gioco è abbastanza breve e con un pochino di fortuna bastano un paio d'ore per raggiungere il finale. Perché parlo di fortuna? Perché purtroppo dopo aver superato i primi due puzzle, intelligenti ma onesti, il gioco sembra perdersi e i puzzle smettono di essere legati all'abilità del giocatore di capirli e risolverli, affidandosi alla mera fortuna. Potreste ad esempio perdere molti preziosi minuti persi in un labirinto ispirato alle opere di Esker, oppure aggirarvi come dei disperati provando ogni interruttore possibile in un fastidioso e frustrante trial and error. Viene meno, insomma, quel senso di soddisfazione che dovrebbe pervaderci quando capiamo un enigma, quando finalmente riusciamo a risolverlo, lasciando il posto solo alla frustrazione. Se in termini di gameplay Summertime Madness ha offerto il fianco ad alcune critiche, indubbiamente il comparto artistico deve essere invece lodato, soprattutto considerando quanto è piccolo il team che lo ha sviluppato. Non solo la grafica è bella da vedere e affascinante nelle sue atmosfere oniriche e sognanti, ma è arricchita da alcuni tocchi grafici che la rendono simile a un vero e proprio dipinto che per qualche motivo ha preso vita. Il motore non è neppure troppo esoso ed anche una macchina con 4 o 5 anni sulle spalle riesce a farlo girare degnamente e senza rallentamenti di sorta. Durante le mie prove non ho inoltre riscontrato la presenza di bug, glitch o crash. L'accompagnamento musicale del gioco è discreto, ma ha di grande effetto. Sa quando farsi da parte per lasciare il posto ai rumori ambientali, ma anche quando farsi sentire per aumentare l'immersione nel mondo di gioco. I dialoghi doppiati sono solo una manciata, ma il lavoro svolto dall'attore è competente e professionale. Fortunatamente Summertime Madness inciampa in quella che è la parte più importante di un puzzle game, il puzzle.
e sembra fare talmente tanto affidamento sull'estetica da essere il primo a perdersi nella sua follia. Le poche ore richieste per completare la storia del pittore lasciano con l'amaro in bocca, con ben poca soddisfazione.